Salve, questo è un primo tutorial che sto registrando, spero che ne seguiranno altri. In questo tutorial voglio semplicemente condividere quello che ho imparato riguardo alla possibilità di togliere i cosiddetti rig da un'animazione in maniera da da pulire l'animazione stessa e mostrare soltanto le parti che interessano. In questo caso il rig è questo supporto metallico, questa specie di braccio snodabile che si utilizza spesso in animazione, ma non è detto che debba essere per forza questa tipologia, può essere semplicemente anche un fil di ferro attaccato al tavolo con un po' di plastilina, può essere un filo, può essere la mano stessa che sostiene il soggetto. Però è chiaro che meno è invadente, diciamo, in qualche modo il supporto che tiene sospeso il personaggio, il soggetto, più è facile ovviamente ottenere un'animazione pulita, cioè meno lavoro ci sarà da fare in seguito. L'ideale sarebbe fare in modo di sostenere per aria appunto il soggetto durante l'animazione attraverso qualcosa che non si veda. Per esempio il rig potrebbe essere nascosto dal soggetto stesso, per esempio dal pupazzo. In questo modo, appunto, essendo invisibile, non c'è da fare un lavoro successivo. Ma nella maggior parte dei casi c'è da ritoccare un pochino i fotogrammi in maniera da fare sparire appunto il trucco appunto che sostiene i soggetti. Per fare questo si utilizzano dei programmi di fotoritocco, il più famoso ovviamente è il classico Photoshop, però esistono anche delle alternative molto valide, come appunto quello che vi farò vedere, e che sono totalmente gratuite peraltro. Nel mio caso utilizzo un software che si chiama paintnet.com. Comunque sia metterò anche i link a questo software e anche al software che utilizzo per riprendere le animazioni, che si chiama Anima Shooter. Metterò i link sotto al video. Ok, andiamo a vedere questo software. Spegniamo questo e apriamo Paintnet. Paintnet. Innanzitutto voglio mostrare alcune, alcune funzioni di questo software e il modo per utilizzare queste funzioni velocemente, cioè o attraverso dei tasti, delle combinazioni di tasti, o meglio ancora attraverso l'utilizzo del mouse in qualche modo. Prendiamo il fotogramma che utilizzeremo per fare l'esempio, in questo caso ho scelto il 22, e vediamo un pochino. Allora, a seconda dell'area dove vogliamo lavorare, ovviamente possiamo ingrandire o spostare l'immagine fotografica. Per esempio, utilizzando i tasti CTRL più, la combinazione CTRL più e CTRL meno possiamo ingrandire. Qua ci sono, qua sotto ci sono i cursori per poterlo spostare, ovviamente. Ok. Diciamo che tutto questo si può fare tranquillamente attraverso il mouse. Quindi attraverso la rotellina che sta al centro del mouse, facendola scorrere, il fotogramma si muove in maniera verticale. Utilizzando lo Shift con la stessa rotellina avremo uno spostamento orizzontale. Utilizzando invece il CTRL più la rotellina del mouse avremo uno zoom avanti e indietro. Quindi imparando a utilizzare questa combinazione col mouse è veramente il sistema più rapido per potersi spostare all'interno dell'immagine. Imparare a utilizzare bene le combinazioni di tasti o il mouse per le funzioni appunto del software velocizza tantissimo e aiuta veramente tanto per il lavoro che si sta facendo. Quindi la prima cosa da fare è imparare, secondo me, queste funzioni. Ora vediamo un attimo alcuni particolari, insomma, di questo software, quantomeno quello che ci servirà a noi per andare a pulire questo fotogramma.
la prima cosa da vedere è che c'è la possibilità di fare delle selezioni, quindi in questo caso per esempio le selezioni sono rettangolari, lazzo, ellittica e bacchetta magica. Per esempio prendiamo la selezione rettangolare e selezioniamo quest'area. Ora tutto quello che c'è all'interno di quest'area sarà modificabile, tutto quello che è all'esterno di quest'area è protetto in qualche modo. Quindi per esempio se noi andiamo a prendere un pennello, possiamo ovviamente scrivere qui sopra, ma non possiamo scrivere qua. Io qua sto cercando di scrivere, ma ovviamente non succede niente. Quindi torniamo indietro, annulliamo quello che abbiamo fatto. Ovviamente c'è la possibilità di invertire questa selezione facendo in modo che quest'area sia protetta, che in realtà è quello che servirà poi a noi, e sia invece modificabile l'area esterna. Per fare questo bisogna andare in modifica, inverti selezione, quindi su questo menu. Ma anche qui ci sono delle combinazioni di tasti che ci agevolano e velocizzano l'operazione. Facendo CTRL I abbiamo l'inverso della selezione. Di conseguenza quest'area è protetta, io cerco di scrivere qui sopra ma non ci riesco, mentre invece tutto quello che è al di fuori è modificabile. Anche qui annulliamo questa cosa qua. Un modo per fare sparire immediatamente la selezione è utilizzare la combinazione CTRL D. Anche qui c'è una funzione da menu, ma CTRL D è quella più veloce. Vediamo un attimo un altro tipo di selezione. Qua selezioniamo. Ci sono vari modi appunto per selezionare, per esempio, a parte le forme, ma possiamo per esempio aggiungere più selezioni con con questa funzione, cliccando qui, abbiamo aggiungi, quindi ogni cosa che noi aggiungeremo la metterà in più, cioè sarà una selezione aggiuntiva rispetto a quella precedente. Possiamo anche sovrapporre più selezioni, come in questo caso. Al contrario, selezionando sottrai, che è quella subito dopo, qui sopra, andiamo a togliere una parte di selezione, quindi otterremo questo. Questa parte è quella selezionata, questa è quella deselezionata. Di nuovo CTRL D togliamo, perché questo era semplicemente un esempio. Un altro modo di selezionare è il lazzo, che è questo. Possiamo fare delle forme, no, questo da mettere così. Possiamo fare delle forme assolutamente casuali. Questo può servire quando dobbiamo, per esempio, contornare dei soggetti. Per esempio, in questo caso, se noi vogliamo proteggere la foglia, possiamo seguire il profilo della foglia. Possiamo farlo anche a spezzoni, cioè adesso andiamo a ingrandire per vedere meglio il profilo. Selezionando ovviamente aggiungi, possiamo farlo un po' alla volta. Ma non è quello che utilizzeremo noi, perché in effetti, diciamo in questo modo, per quanto possiamo essere precisi, ci vuole veramente tanto tempo e non è il modo più conveniente. Dunque, un altro aspetto che ci serve a noi è conoscere la possibilità dei livelli. I livelli non sono altro che la sovrapposizione di più immagini una sull'altra. Ok, da qui mostriamo il menu dei livelli, quindi qua abbiamo questa immagine e su questa andiamo a caricare un'immagine, un'altra immagine. Quindi andiamo su livelli, importa da file e andiamo a prendere questa immagine. Allora, la cosa essenziale per poter noi pulire un fotogramma dagli elementi che non ci interessano è avere un fotogramma totalmente pulito dello sfondo su cui andremo a fare l'animazione. Quindi ancora prima di fare l'animazione, questo è molto importante, dovremo fare una o più fotografie dello sfondo su cui si animerà la scena totalmente pulito, cioè senza nessun elemento. Quindi andiamo a caricare appunto questo fotogramma, che è questo appunto. Qua c'è l'elenco, diciamo, dei fotogrammi che stiamo mettendo uno sull'altro. Infatti immaginate che sia come se mettessimo effettivamente dei disegni, dei fogli, uno sull'altro, con delle immagini diverse. Quindi in questo momento abbiamo messo sopra la parte dello sfondo, sotto abbiamo invece la foglia, cioè il fotogramma da pulire. Però
dobbiamo fare al contrario, quindi trasportiamo in realtà la foglia di sopra, ecco adesso la visualizziamo, sotto abbiamo sempre lo sfondo pulito. Un altro strumento essenziale che utilizzeremo è la gomma. Ok, andiamo a togliere un attimo lo sfondo e utilizziamo la gomma. Se noi utilizziamo la gomma su un disegno singolo, cioè senza che ci sia niente di sotto, lui semplicemente cancellerà, creerà un'area vuota dove ci sono questi quadratini, questa scacchiera è semplicemente un'area dove non c'è nulla. È una sorta di area trasparente. Quindi se noi andiamo a mettere qui sotto un altro disegno qualsiasi, per esempio andiamo sul livello, importa da file, prendiamo un'altra cosa qualsiasi, per esempio una cosa qualsiasi. Questo è il fotogramma, lo andiamo a mettere di sotto, quindi trasportiamo sopra ovviamente la foglia. Ecco, vedete, traspare di sotto quell'altro fotogramma. E così in qualunque parte dove utilizzo la gomma non fa altro che trasparire il fotogramma sottostante. Quindi, detto ciò, questo lo togliamo, riprendiamo, anzi cancelliamo entrambi i fotogrammi e ricominciamo. Allora andiamo a riprendere i fotogrammi che ci interessano, quindi lo sfondo pulito, che è questo. Su questo andiamo a sovrapporre, importa da livelli, importa da file sempre. Andiamo a sovrapporre il fotogramma da pulire, che è questo. Allora, la cosa da fare inizialmente è ovviamente proteggere questa foglia, cioè fare in modo che possiamo noi andare a prelevare quello che c'è nello sfondo attraverso la gomma, quindi sostituire tutta questa parte qua con quello che è lo sfondo, in maniera da cancellare il rig, ma facendo in modo anche di proteggere la foglia. Per fare questo, diciamo, utilizziamo questo tipo di selezione che si chiama bacchetta magica. Questa funzione c'è anche in Photoshop, non so come si chiama, ma fondamentalmente serve per selezionare un'area dai colori molto simili. Quindi si può fare soltanto quando c'è un buon contrasto, una buona differenza di colori fra l'area che si vuole selezionare e l'area circostante. In questo caso lo possiamo fare perché la foglia è abbastanza delineata come colori rispetto al fondo che è molto più chiaro. Quindi cliccando con questo tasto, con questo strumento bacchetta magica su un pixel qualsiasi all'interno della foglia, questa mi verrà selezionata. Ovviamente lui percepisce come simile anche altri colori, quindi a meno che non ci sia una differenza molto netta di colori fra quello che percepisce il software e le forme diciamo circostanti, lui tenderà a fare a considerare più o meno vasta quest'area. Come si può cambiare questa selezione? Semplicemente modificando la tolleranza qui sopra. Quindi maggiore è la tolleranza, maggiore sarà l'area che lui va a considerare. Quindi considererà come simili più colori, ecco, più tinte. Diminuendo ovviamente la percentuale, tenderà a considerare soltanto i colori più simili possibili a quello selezionato inizialmente. Man mano che scendiamo di questa percentuale, ovviamente considererà esclusivamente quel colore preciso, quindi diminuirà sempre di più la selezione. Noi dobbiamo trovare una via di mezzo, ovviamente. Dobbiamo trovare una via di mezzo. Per esempio, già così potrebbe essere qualcosa di discreto, di buono. Mi sta considerando fondamentalmente l'area della foglia. Adesso lo ingrandisco, più il picciolo che è pure da tenere ovviamente, questo bastoncino fa parte della foglia.
C'è soltanto un piccolo problema, che facendo in questo modo, questa è una cosa importante, lui diciamo che seleziona soltanto la parte interna del contorno. Se noi mantenessimo soltanto questo contorno, ovviamente con le modifiche da apportare qua perché dobbiamo andare a ritoccare questa selezione, ovviamente dobbiamo includere queste parti che lui non ha considerato, succederebbe che nel momento in cui andiamo a ritoccare con la gomma, ehm, il contorno della foglia sarebbe troppo scalettato, perché come si può vedere qua, in realtà la foglia non finisce qua, ha una parte ovviamente che va a degradare sullo sfondo. Ora vediamo un attimo cosa succede se noi volessimo pulire la foglia in questo modo. Innanzitutto, come abbiamo detto prima, questa parte selezionata è quella su cui si può operare, questa è quella protetta. Noi dobbiamo fare il contrario, vogliamo proteggere quest'area qua, cioè proteggere l'interno della foglia e sproteggere quella esterna. Quindi con CTRL I otteniamo quello che vogliamo, cioè di proteggere la foglia. Andiamo a prendere la gomma, troppo grande 100, facciamo più piccolina, mettiamo 40. Cosa succede ora? Che utilizzando la gomma non facciamo altro che trasferire lo sfondo, cioè quello che è lo sfondo, sul fotogramma. In questo modo ovviamente lo sfondo, essendo pulito, andrà a cancellare il braccio, cioè la parte che non ci interessa. Mettiamo anche un po' più grande in effetti. Come vedete c'è una differenza di colore in realtà e anche leggermente di spostamento del fotogramma. Questo perché durante l'animazione, rispetto al fotogramma iniziale che avevo preso, c'è stata una piccola variazione di luci o un piccolo spostamento della fotocamera. In questo modo chiaramente si nota la differenza, però poiché questo tipo di trasferimento dell'immagine viene fatto in ogni fotogramma, alla fine nell'animazione finale non si noterà. Cioè in sostanza nel fotogramma finale si vedrà esclusivamente il primo sfondo che ho messo, non si noterà alcuna differenza. Cosa succede però in questo caso appunto? Che se noi andiamo a pulire così, proteggendo la foglia, adesso vado a ingrandire, guardate cosa succede. Succede che in pratica la foglia ha una serie di scalettature che non è bello da vedere. C'è un modo ovviamente di correggerlo, cioè utilizzando un pennello una funzione che vi farò vedere dopo, che è la sfocatura, però rischia di non essere abbastanza preciso in questo caso perché va a operare su una parte della foglia che è troppo grossolana. Quindi torniamo un attimo indietro sul lavoro e vediamo che cosa possiamo fare. Quindi cosa facciamo? Conviene, una volta che abbiamo selezionato l'area con la bacchetta magica, andare a scegliere un'area un pochino più grande rispetto a quella che seleziona lui. Ecco. Vedete che qui il contorno è sempre molto all'interno, diciamo, della foglia. Modifichiamo la percentuale di tolleranza, l'alziamo in maniera che il confine sia un pochino al di fuori della foglia, cioè vado a prendere leggermente anche lo sfondo, così diciamo che tutto sommato può andare bene. Ora il problema qual è? Il problema è che in realtà ha selezionato delle aree che non ci interessano, ma per fare questo diciamo è molto semplice andarla a togliere. Quindi utilizziamo la selezione con lazzo, è importante prima scegliere lo strumento e poi modificare il tipo di selezione. Quindi andiamo a prendere il lazzo, andiamo a mettere sottrai, quindi ora attraverso il lazzo noi andremo a selezionare, a deselezionare ecco, delle aree. Quindi
Andiamo qua, per esempio. Vabbè, intanto facciamo quella grossolana. Ok, qui andiamo totalmente a togliere quella, quest'area. Anche questa non ci interessa. Questo non ci interessa. Questo non ci interessa. Questo è il picciolo, quindi lo dobbiamo mantenere. È la parte, diciamo, legnosa del gambo della foglia. Questo lo dobbiamo togliere. Qua c'è un pochino più di lavoro da fare perché ovviamente dobbiamo... Ok, no, si trova qua in realtà il gambo, quindi contorniamo questa parte qua, contorniamo, diciamo, l'ultima parte di foglia. Ok, ci siamo. Questo è pure da togliere. Vediamo un po' che succede. Ok, il resto l'ho selezionato tutto, quindi non c'è da aggiungere niente. Ci potevano essere dei buchi qua, diciamo, non selezionati, ma in quel caso basta fare il contrario, cioè andare a selezionare aggiungi e diciamo inserire, aggiungere appunto la selezione in maniera che fosse più completa, ma in questo caso non c'è bisogno, è già tutta selezionata la foglia. Ok, quindi è una questione di scelta. Se si vuole fare attenzione un pochino appunto al confine in maniera che sia un pochino più, un po' migliore appunto come confine, dobbiamo aumentare, abbiamo visto prima, la tolleranza della bacchetta magica, ma c'è un piccolo lavoro da fare per togliere, diciamo, le parti in più che andrà a selezionare inevitabilmente, perché mi sceglierà un'area più grande, quindi tutto quello che non serve andrà tolto, ma si può fare abbastanza velocemente. Se non si vuole fare questa operazione, si diminuisce la tolleranza, ovviamente, lui andrà a selezionare esclusivamente il soggetto, in questo caso la foglia, però c'è il rischio appunto che vada un pochino troppo al limite del contorno della foglia e quindi si vedano un pochino di scalettature, però insomma è tutta una questione di quello che si vuole ottenere, della precisione che si vuole ottenere. Comunque sì, una volta che abbiamo questa selezione della foglia, ricordiamoci sempre che questa parte qua è quella su cui possiamo lavorare, quindi non protetta. Questa è la parte protetta. Noi vogliamo fare il contrario, quindi come abbiamo detto prima, basta fare CTRL I e la selezione viene invertita. In questo modo la foglia in questo momento è protetta, non ci si può scrivere di sopra, tutto il resto sì. Quindi andiamo a prendere la gomma, andiamo a prendere la gomma. Passando la gomma, ora cosa otterremo? Semplicemente di trasferire quello che c'è sullo sfondo, quindi il fotogramma che ci interessa mantenere, in maniera da togliere appunto questo supporto e tutto quello che non ci serve, per esempio anche l'ombra del supporto e così. Lasciando quello che ci interessa, quindi la foglia comunque è protetta, ci possiamo anche andare di sopra, ora vediamo un pochino. Facendo così, ok, non sta facendo altro che trasferire l'immagine di sotto, che è lo sfondo, in quella, nel fotogramma che vediamo. Un'altra cosa che dobbiamo fare, su cui dobbiamo fare attenzione, questo è estremamente importante, è capire cosa vogliamo mantenere e cosa non vogliamo mantenere. In questo caso, per esempio, l'ombra. Quest'ombra che è così, diciamo, molto appena accennata, diciamo, in questo fotogramma, in realtà durante l'animazione si modifica, nel senso che man mano che la foglia va scendendo diventa sempre più scura, quindi è importante mantenerla sin dall'inizio. Per fare questo, appunto, io la vado semplicemente a contornare, non c'è bisogno di fare una maschera qua, semplicemente la proteggo, ehm, proteggo il confine, ecco, in qualche modo la tengo così, la lascio così, diciamo, non si può essere eccessivamente precisi in questo. Ora aumento la dimensione del pennello perché posso fare in maniera più grossolana.
e quindi vado totalmente a cancellare. Anche qua dobbiamo togliere tutto quanto e abbiamo semplicemente questo fotogramma pulito. Quindi a questo punto ci è rimasta la foglia con la sua ombra. Possiamo togliere la maschera, CTRL D, quindi eliminiamo tutte le selezioni, non ci interessano più. E a questo punto però abbiamo sempre le due immagini separate. Se noi andassimo a salvare questa immagine così, questo è quello che vedremmo. Ok? Perché in realtà l'immagine abbiamo semplicemente cancellato qualcosa. Per salvare l'immagine così come la vediamo, dobbiamo unire i due fotogrammi, cioè i due livelli. Quindi a questo punto, utilizzando, si può fare o da qua livelli, unisci livello sottostante, ovvero sia tramite questi tasti funzione, CTRL M. Quindi premendo CTRL M non avremo più i due disegni, i due livelli di disegno, ma abbiamo un unico disegno. Questo è quello che andremo a salvare. Ovviamente così ancora non è finito, per quale motivo? Perché quest'ombra sembra una cosa appiccicata qui sopra. Ora, vediamo un pochino come fare in modo da renderla un po' più omogenea col fondo. Utilizziamo questo sistema. Andiamo su selezione lazzo e selezioniamo l'area dell'ombra. Ok. In realtà non ci interessa operare su tutta l'ombra, ma sul contorno. È il contorno quello che diciamo dà fastidio, ovviamente. Quindi deselezioniamo la parte interna in maniera che va a considerare soltanto il confine. In realtà si potrebbe anche lasciare perché comunque è un'area molto ehm, non è definito ovviamente qui dentro, però insomma preferisco operare soltanto sulla parte che mi interessa, in questo caso appunto il contorno dell'ombra. Per renderla più omogenea rispetto allo sfondo possiamo semplicemente andare su sfocature, ci sono vari tipi di sfocature, mi sto trovando bene con quella gaussiana in questo caso. Ok, dunque qua il raggio di default è 2, aumentando questo raggio andiamo a sfocare l'immagine fino a renderla molto omogenea con quello che lo circonda. Ecco, per esempio già per esempio questo 50 mi sta bene, supponiamo. Ok, tolgo la selezione, CTRL D, sparisce la selezione. In questo caso ho un'immagine che mi soddisfa abbastanza. Ok, questo è a grandi linee quello che faccio per pulire un'immagine. Chiaramente si può fare anche in maniera più precisa ancora. L'ideale è stare attenti ovviamente a non muovere completamente la fotocamera perché ogni minimo movimento chiaramente creerà una differenza fra lo sfondo e il fotogramma da pulire. Lo stesso vale per le luci, quindi è importante stare attenti a questi particolari. Ok, ripetendo questa operazione su tutti i fotogrammi, in questo caso erano un'ottantina di fotogrammi, si pulisce ovviamente l'animazione e si ottiene il video pulito. Ok, un saluto a tutti, alla prossima.